Ciao a tutti, amici del Leone. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sarà la crescita, appunto, spirituale per il primo semestre del 2023. È un approfondimento della lettura generale che ho già pubblicato. Non è indispensabile aver già visto quel video, ma potrebbe esservi utile vedere prima quello e poi questo. Ci saranno 3 approfondimenti, quindi questo riguarderà la linea, diciamo, spirituale. Il secondo approfondimento sarà poi per gli affetti, amore e relazioni e il terzo approfondimento sarà poi per il lavoro e l'economia. Allora, ho ripreso le energie della lettura precedente e avevamo la luna come carta, diciamo, iniziale, poi abbiamo il 5 di coppe, la giustizia, un 7 di bastoni al contrario, la regina di coppe al contrario, un 3 di spade al contrario. Come sempre vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi vedete che non risuona nulla o volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi poi volesse contattarmi, trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, il 5 di coppe è una carta che parla di una sorta di senso di colpa, pentimento. È una carta che parla di tristezza, normalmente fa riferimento a un lutto, a qualche cosa che si è perso. Il numero 4 di coppe è l'occasione che non si vede e il 5 è il rendersi conto che si è persi un'occasione, quindi è un po' il piangere sul latte versato, diciamo, un po' un piangersi addosso. E qui fa riferimento un po' a una certa attitudine mentale e anche emotiva da parte vostra, secondo me, in questa prima fase del 2023. C'è qualcuno qui che è un po' come se avesse dei rimpianti, avesse dei rammarici. Sì, penso che si dica così in italiano corretto, non rammarichi, rammarico. Vabbè, avete capito, no? Scrivetemelo nei commenti se lo sapete. Ok, andiamo a vedere 5 di coppe. Abbiamo la morte, infatti qui c'è stato qualche tipo di... quante carte! Qualche tipo di lutto, qualche tipo di perdita, ragazzi. Abbiamo una regina di coppe, sì, un 5 di bastoni, la carta della forza e la carta degli amanti. Avete 3 arcani maggiori per spiegare un arcano minore, eh? Quindi qui sento che questa fase, se vogliamo, ve la state un po' portando dietro per quello che riguarda dei conflitti passati, qualche tipo di competizione. Per qualcuno fa riferimento alla madre o alla maternità, perché comunque quando c'è una regina di coppe è sempre l'energia molto materna, proprio da un punto di vista affettivo. La madre compassionevole, la madre generosa, la madre che è sempre lì per aiutare, ok? E avendo poi anche la forza e la carta degli amanti, sento che qui qualcuno ha effettuato una scelta che ha provocato questo senso di, diciamo, insoddisfazione, pentimento, come vi dicevo prima, questa sensazione di tristezza. Qualcuno ha troncato qualcosa o si parla di dover troncare qualcosa. Quando c'è la carta della morte si parla sempre di lasciare indietro o abitudini o atteggiamenti o persone o situazioni e qui con queste due carte sento che troverete il coraggio di farlo, di lasciarvi indietro questo modo di percepire o un fatto in particolare oppure la vostra vita, perché quando c'è un 5 di coppe si parla sempre di un atteggiamento un po' di carenza. Andiamo a vedere la giustizia. La luna un'altra volta, però questa volta al contrario. E abbiamo una regina di spade al contrario. Allora, la giustizia parla di cose che vengono a galla. La luna al contrario parla di cose che vengono a galla. La regina di spade parla di tagliare qualche tipo di questione, ok? Per riuscire, era al contrario, e quindi parla di confusione mentale, ma è un'energia che taglia. Come vi posso dire, una di quelle energie che dice ok, c'è da fare questo e si fa, punto.
abbasso i condizionamenti e i coinvolgimenti emotivi, c'è da fare qualche tipo di taglio qui. E ragazzi, arriva la giustizia divina, perché per qualcuno può proprio essere visto come una giustizia divina. Quando c'è la luna, si parla sempre di questioni, di idee, emozioni, paure, blocchi o comunque qualche cosa che riguarda il passato remoto, cose che ormai sono talmente vecchie che sono passate nel dimenticatoio, ma sono ancora presenti nel nostro subconscio. Quando si hanno delle credenze limitanti, normalmente arrivano proprio da lì, dal subconscio. Sono quelle credenze che si instaurano quando siamo bambini e che comunque continuano a lavorare. Anche se poi non ce ne rendiamo conto. Allora, andiamo avanti con il 7 di bastoni al contrario. Abbiamo un fante di coppe al contrario e un 2 di coppe al contrario, ragazzi. Allora, io credo che qui il punto sia che non si voglia più scendere a compromessi con se stessi. Mm? Perché qui c'è un fante di coppe. Fante di coppe, normalmente quando è il dritto parla di un'offerta, di un'occasione, di qualche cosa che viene comunicato. Per qualcuno fa riferimento a fare delle scuse o a ricevere delle scuse, ma in questo caso sento che vicino al 2 di coppe al contrario è un po', eh, come vi posso dire, datevi, cioè il darsi una possibilità. Basta scendere a compromessi, ma io voglio darmi le giuste possibilità. Datemi un'altra carta. È un po' come se non si volessero regole, ragazzi. Il 7 di bastoni, quando normalmente è la carta di chi lotta da solo, è la lotta solitaria, voi che avete la vostra idea contro tutti. Però in questo caso è al contrario, quindi in un certo senso parla anche di qualche tipo di condizionamento. Credo che qui ci sarà una presa di coscienza, perché se questo 5 di coppe arriva da una questione di lotte interne familiari, qui si imparerà a discernere le proiezioni della luna, le proiezioni familiari, le proiezioni acquisite anche magari per il tipo di educazione che avete ricevuto, e si comincerà, io credo, a non voler più compromessi, a non voler più contratti, accordi. Interessante, perché qui abbiamo la carta della giustizia, che è una carta di contratti, che porta la regola, porta l'ordine, la rigidità, la stabilità. Rigidità no, più le cose fatte per bene, la giustizia, non le cose fatte in modo giusto. Che avendo queste due carte a testa in giù, diciamo, si inizia a capire che cosa spostare nei due piatti della bilancia, ok? Sento che per qualcuno si comincerà a dare più importanza a quello che si prova. Non si scende più a compromessi con se stessi, nel senso che probabilmente qualcuno non accetterà più determinate questioni in famiglia, determinate dinamiche familiari, perché comunque il 4 di bastoni parla di un... normalmente è il raggiungimento di un obiettivo che si festeggia, ed essendo un 4 una firma di un contratto, fa riferimento anche ai matrimoni, alla vita familiare e all'unione felice. Qui è al contrario 2 di coppe. Quindi sento che proprio il fatto di unirvi, di avere delle regole, di farvi condizionare, qui non ce n'è più per nessuno. Avete la regina di coppe, di coppe al contrario, eh? 4 di coppe, qua avevate il 5, come vi dicevo. Abbiamo un 9 di coppe al contrario, un 6 di bastoni al contrario, 9 di pentacoli al contrario e re di coppe al contrario. Guardate ragazzi, veramente io qui sento, come vi posso dire? Allora,
È come se arrivati ad un certo punto non vi importasse più di essere riconosciuti dagli altri, di essere indipendenti economicamente. Non vi importasse di essere rifiutati, non vi importasse di avere una sorta di stabilità esteriore, emotiva, quindi la gente intorno. È un po' come se, guardate, vi sento talmente focalizzati su voi stessi in questa prima fase del 2023 che davvero gli altri vi fanno un baffo. Siete impegnati a curare questa ferita. Andiamo a vedere il 3 di spade al contrario. È come se iniziasse ad uscire da questo tipo di emozione cronica per capire qual è nel dettaglio la ferita nell'infanzia da curare. Per qualcuno è la ferita del rifiuto e la ferita dell'abbandono, perché comunque abbiamo 5 di coppe, 4 di coppe. Allora abbiamo un 9 di bastoni per spiegare il 3 di spade al contrario e l'asso di denari. Io credo che qui il succo della questione sia che arriverà comunque una sorta di insofferenza o sofferenza perché qualcuno probabilmente sarà talmente impegnato a difendersi, perché qui era la lotta solitaria, no? Per i condizionamenti, il dire no a tutto, non voglio essere coinvolto, coinvolta. E giustamente quando c'è un 9 di bastoni c'è anche una sorta di energia impiegata per autodifesa e di conseguenza manca, secondo me, l'energia per iniziare un qualche cosa di nuovo in modo concreto. Però comunque, ragazzi, qui si tratta veramente di fare un lavoro di pulizia delle proiezioni. Avete anche la giustizia, qui ricalibrate gli equilibri tra mente e cuore, yin e yang, anzi, yin e yang, perché lo yang è la parte illuminata, la parte di giorno. Ricordatevi che lo yang è collegato al sole, ricordatevi che il sole illumina la giornata ed è il momento in cui si fanno cose, la parte attiva, mentre lo yin è collegato alla notte, alla parte del riposo, alla parte della ricettività e quindi alla parte femminile, ok? Quindi diciamo quello che è, adesso qui anche per esempio c'è bianco e nero, in questo mazzo qui c'è rosso e blu, uno indica sempre il lato mentale e l'altro indica sempre il lato emotivo, il lato un po' più spirituale, ok? Quindi qui è proprio quello che c'è da mettere in equilibrio, perché la regina di spade ha bisogno di tagliare qualche tipo di energia, di emotività che la luna fa venire a galla e fortemente potrebbero essere paure. Mm? Ok ragazzi, andiamo a vedere una scansione temporale degli eventi, vediamo come si svilupperanno le cose mese per mese. Anche qui vi ricordo che il tempo è fluido, quindi se qualche cosa le carte dicono venga fuori a febbraio, per qualcuno potrebbe essere aprile, per qualcuno maggio, per qualcuno anche novembre o dicembre del 2022, quindi vi consiglio per questo motivo anche di riascoltare più volte nel corso di questo semestre la lettura. Bene, andiamo a vedere cosa aspetta gennaio per il leone. Un 8 di coppe, bene, si parte da quello che potrebbe essere un viaggio interiore o magari proprio un viaggio esteriore, magari qualcuno si concede una vacanza. Ok. Abbiamo un re di bastoni per febbraio. Il re di bastoni potrebbe fare riferimento a una persona vicino a voi o alla vostra presa di potere personale, perché ricordatevi che c'è la giustizia, arriva la giustizia divina. Si parla anche di contratti per qualcuno. E qui è il non scendere a compromessi con nessun altro se non con voi stessi, mi viene da dire. Cioè siete voi che accettate o meno i compromessi, che create, diciamo così, i compromessi. Ok, voglio ottenere quello e quindi so che devo rinunciare a quell'altra cosa, per cui però è una roba più interna. I compromessi con gli altri qui ormai sento che si lasciano andare. Andiamo avanti, vediamo per marzo. Ok, allora a marzo abbiamo
un re di coppe al contrario, ce l'avevamo già? Sì, qua. E un asso di spade per aprile. Un altro asso per maggio. Wow! E la carta della temperanza a giugno. Allora, ripeto, il re di bastoni potrebbe essere una vostra presa di potere verso, verso febbraio. È come se ci fosse una nuova capacità di gestione della vostra vita, dei vostri pensieri. Lo sento un momento di rinnovato entusiasmo, diciamo così, di rinnovata forza yang, di una rinnovata forza organizzativa, ok? E quando ci sono i bastoni si parla di azione, si parla di intenzioni. Ecco, diciamo che poi a marzo abbiamo questo re di coppe al contrario. È come se ci fosse bisogno di sviluppare un attimino di più una certa parte emotiva di voi, ok? Quando c'era di coppe al contrario, insomma, e anche qui avevate la regina di coppe al contrario, re e regina di coppe, quindi io direi che sia il lato maschile che il lato femminile hanno bisogno di una sorta di pulizia, come dicevamo prima, di quello che sono le proiezioni, ok? Niente di che comunque, non vi preoccupate. Allora, abbiamo poi due bellissimi assi, ragazzi. Guardate, in realtà si può vedere come una cosa in questo senso, cioè potrebbero essere due figure comunque vicino a voi nel prossimo periodo che vi aiutano in qualche modo nel vostro percorso di crescita spirituale e che vi danno questo aiuto anche in questi due nuovi capitoli della vostra vita, oppure potrebbe essere uno stesso capitolo che, diciamo, va avanti a step, va avanti a passi, ok? Perché? Allora, innanzitutto, vabbè, le due figure. Quindi potrebbero rappresentare un'energia sola, due energie diverse o due sfaccettature della vostra energia. Lì siete voi che dovete applicare alla vostra realtà. Vi dirò qualche cosa dopo ancora con i mini tarocchi per spiegare meglio. Però i due assi o sono due assi di tipo diviso, cioè nel senso un'idea, un nuovo tipo di progetto, un nuovo tipo di chiarezza mentale anche, che arriva ad aprile, oppure, scusate, e con l'asso di bastoni potrebbe essere un nuovo inizio di tipo concreto, un qualche tipo di incontro nuovo, che vi dà anche la possibilità di terminare con questo alchimista, con questo riequilibratura, avevamo anche la giustizia, delle energie. In effetti qui c'è tanta energia maschile nella lettura, perché uomo, uomo, energia maschile, ehm, e qui abbiamo l'energia femminile di base lettura. Quindi sento che questa carta, l'alchimista, alla fine del periodo, a giugno, ci sarà una sorta di riequilibratura, ok? Delle forze interne, delle forze interiori. È come se si risvegliasse un po' il divino maschile, ci si decidesse a tagliare, ad agire. L'asso di spade parla sempre di una nuova chiarezza mentale, ok? Parla di una sorta di comunicazione, parla di quello che potrebbe essere una presa di consapevolezza, una verità che viene a galla e che anche viene comunicata. Ricordatevi che comunque la spada taglia, taglia anche i pensieri proprio. E qui appunto con l'asso di bastoni vediamo questo nuovo incontro, questo nuovo inizio, sento una nuova passione o ci sarà una nuova passione a livello di hobby, una nuova passione a livello di amore, un nuovo entusiasmo in quello che magari già state facendo, perché comunque si parte l'anno da un lavoro spirituale da cui arrivate, qui avete un 5 di coppe e sento che qualcuno qui si sta facendo proprio un lavoro di autoanalisi profondo. Mm? State proprio calibrando quali sono i condizionamenti, quali sono le proiezioni, come lavorano le proiezioni. Per chi non lo sapesse, le proiezioni, di cui parla anche Sette di Spade, tra l'altro, sono io ho una paura, mm, e quando mi confronto con qualcun altro proietto la mia paura su questa persona. Quindi, non lo so, io ho paura di, non lo so, di non riuscire
a far fronte alle mie spese nel caso dovessi avere un lavoro autonomo, perché il lavoro autonomo è ad alti e bassi, non è mai certo fondamentalmente. E quindi penso che anche un'altra persona abbia lo stesso tipo di paura o debba avere lo stesso tipo di paura. E interagisco con questa persona dando per scontato che sia così. Questa è una proiezione. Spero di essermi spiegata, cioè di aver chiarito la questione, perché me lo chiedete in tanti e io ne parlo spesso. Si tratta però di fare un lavoro di osservazione perché, cioè, anch'io ho imparato a capire cosa sono le proiezioni, capire quali sono le mie proiezioni nei confronti degli altri e ancora sto imparando perché comunque nella vita si cambia. Quindi lì poi siete voi che dovete fare il lavoro, ma sento che è proprio quello che farete quest'anno, ok? Mhm. Andiamo avanti, vediamo carta per carta di che cosa si tratta. Andiamo a vedere nello specifico che cosa riesco a dirvi di più. Ok, andiamo a vedere l'otto di coppe. Temperanza, wow! Temperanza all'inizio e temperanza alla fine della lettura. Due di pentacoli e poi qui abbiamo un re di spade. E di bastoni, scusate. Allora, il re di bastoni ce l'avevate anche qui. Io sento, guardate, una carta di due carte, una che travasa una coppa da un'altra e l'altra che tiene in mano due pentacoli. Qui si sta cercando di gestire al meglio, di riportare in equilibrio, come vi dicevo, i due lati della vostra vita, quello della mente e quello del cuore, ok? Anche qui c'era la temperanza. Ah, ecco, tra l'altro è uscita. Vedete che anche qui c'è il rosso che rappresenta il fuoco, il sole, e il blu che rappresenta la notte, quindi il riposo, lo yin nella parte femminile. Ok, questo re di bastoni può far riferimento, come vi dicevo, a una vostra presa di potere personale, perché giustamente quando uno è in disequilibrio ha delle debolezze. Quando uno tende all'equilibrio interno, ok, quindi a dare il giusto peso sia a emozioni che a pensieri, si acquisisce una certa sicurezza interiore, una certa, mi verrebbe da dire pace, ma non è una pace, cioè con il re di bastoni è una sicurezza, una certezza, una capacità di comando, è come se qualcuno capisse, iniziasse a capire quanto realmente vale. Andiamo a vedere questo, re di bastoni, la carta del carro a febbraio e il 2 di bastoni, il 2 di spade. Wow! Ragazzi, qui qualcuno fa un movimento, fa una scelta. Si può parlare anche di viaggio, ma si esce dal dubbio, eh. Anche la carta del 2 di spade è una carta che richiama, infatti se vedete c'è la luna, è una carta che richiama i sentimenti e quello che non si vede. La figura è bendata, ha un po' la stessa energia della luna, ma è più in un vado o non vado, lo faccio o non lo faccio, mi sposto o non mi sposto, vado in quel tipo di direzione perché è il carro, ma sento che a febbraio darete una direzione più certa alla vostra vita, ai vostri obiettivi di vita. Andiamo avanti, vediamo il re di coppe al contrario e qui abbiamo la forza al contrario, qui ce l'avevamo dritta, ok, forza al contrario abbiamo la carta della torre, di nuovo un asso di bastoni. Io credo che qui con questo re di coppe al contrario e tutte queste carte sotto ci sia bisogno di, ragazzi, c'è qualche cosa da lasciare indietro, abbiamo la torre, c'è qualche cosa da come si dice? Destrutturare o ristrutturare anche, ok? Normalmente quando c'è la torre si parla di ego, Non lo so, per qualcuno comunque quando c'è il re di coppe è molto legato all'archetipo del padre, il padre amorevole, il padre in luce, diciamo così, il divino maschile nella luce, quindi quello che protegge, quello che appunto accoglie, comprende. Però qui è il contrario, quindi è come se a marzo ci fosse una sorta di, non so, un momento di reset a livello
mi verrebbe da dire di cuore, perché comunque anche la forza è una carta che io sento molto associata col terzo e il quarto chakra. Mm? E poi c'è l'asso di bastoni. O qualcuno qui deve fare un movimento che va un po' contro lo stato emotivo in cui è. Cioè è un po' come se gli eventi vi spingessero in una certa direzione che va un po' contro quello che vorreste voi o che sentite di desiderare voi. Può anche essere che qualcuno non si senta all'altezza di iniziare questo tipo di percorso, non si senta emotivamente preparato, ma perché si parte da un 5 di coppe. Però voi non vi preoccupate perché c'è la giustizia che mette a posto le cose, avete anche la temperanza all'inizio e alla fine, quindi si va verso la guarigione, verso l'equilibrio, verso anche quello che è l'innalzamento spirituale. Vi ricordo che la temperanza è rappresentata con due ali di un angelo, quindi avete anche una guida divina vicino a voi, ok? Andiamo a vedere l'asso di spade per piacere, grazie. Abbiamo un 9 di pentacoli che avevate già qui, ma che questa volta è girato al dritto. È un asso, è un fante di coppe, quindi guardate ragazze, io qui sento che c'è qualcuno che può fare un'offerta, sento che siete voi che avete raggiunto un livello di pienezza interiore dopo tutto questo lavoro che ci sarà, diciamo, a inizio primavera, ci sarà una sorta di appagamento talmente grande da dover fare una comunicazione, da dover comunicare qualche cosa o da ritrovare, comunicare perché c'è anche il fante. Il fante normalmente porta comunicazioni, porta notizie e anche un'energia di qualcuno che viene a farvi delle scuse, ma non lo so, essendo una lettura spirituale, sento che è come se voi comunicaste qualcosa a qualcuno. Andiamo avanti, vediamo l'asso di bastoni. Abbiamo la sacerdotessa e un 7 di pentacoli. Interessante perché l'asso di bastoni in realtà è una carta che parla di un movimento veloce, di un inizio deciso, mentre il 7 di pentacoli è una carta che vi dice con calma. Guardate, ho anche la sensazione che verso maggio qualcuno metterà dei semi. Inizia giustamente, ok? Nel senso che comunque sono due inizi. Sento che qui con l'asso di spade potrebbe essere un inizio da un punto di vista appunto dell'idea, ok? È la mente che prende forma, è la mente che inizia a pensare a un nuovo tipo di inizio, un nuovo tipo di approccio, c'è un ordine nei pensieri e qui c'è l'azione feconda per concretizzare quest'idea. La regina di scusate, la sacerdotessa, è un po' come se dicesse di seguire il vostro intuito, di seguire il vostro è una carta anch'essa, con una forte femminilità. Per molte persone sarebbe utile controllare i sogni che fate in questo periodo, soprattutto diciamo a primavera inoltrata, perché comunque avendo la sacerdotessa potrebbe esserci qualche tipo di messaggio che gli arriva proprio durante il sonno. Andiamo a vedere la carta dell'alchimista per piacere, grazie. Abbiamo il 2 di coppe e il re di spade. Allora, se per caso, per qualcuno, questo asso di bastoni rappresentasse un nuovo incontro, perché poi c'è lo sviluppo qua, diciamo, con il 2 di coppe, qui si tratta di trovare un equilibrio tra quello che potrebbe essere la parte di compromesso con l'amore o gli affetti e la parte mentale, cioè la parte, mi viene da dire lavorativa in questo caso. Però proprio carta di affetti, carta mentale, qui abbiamo la temperanza che parte mentale e parte emotiva, Yan e Yin. Anche qui giallo e blu, il fuoco, il sole e il blu della notte. Sì, ragazzi, sento che veramente ci sarà una sorta di... Qualcuno andrà verso la guarigione in questo periodo a livello spirituale, perché c'è veramente un riportare in equilibrio. C'è molta energia maschile, perché abbiamo due figure maschili, due assi, ma c'è anche tanta energia femminile e c'è tanta energia di equilibrio, ok? Quindi si va verso quello che è una vostra maggior sicurezza interiore,
l'inizio di un nuovo tipo di progetto, un nuovo modo di vedere la vita, ecco, un nuovo entusiasmo, mi verrebbe anche da dire, nell'affrontare la vita, ok? Bella lettura, devo dire. Allora, andiamo a vedere ancora un oracolo e poi un messaggio da parte dei guerrieri di luce. Ecco, ecco, vedete? C'è la luna. Carta numero 29. Allora, questa carta parla esattamente del fare il lavoro delle zone d'ombra, identificare quali sono quei pensieri, quei retaggi culturali, familiari, femminili, mm, che vi portano ad avere questa attitudine alla vita da un punto di vista di carenza. 5 di coppe ricorda sempre un po' quelle persone che si lamentano sempre di tutto, per qualsiasi cosa, non importa che cosa, basta lamentarsi. Hanno questa nenia, questa cantilena perpetua, ok? E fondamentalmente restano in quella situazione perché così ricevono attenzioni. Mm? È un modo di soddisfare, inconscio ovviamente, di soddisfare il loro bisogno di attenzione, il loro bisogno ehm, di essere compatite. Mm? È un po' quello che si parla del ruolo della vittima, no? Quando qualcuno è in una situazione e non fa niente per uscire, ma si lamenta e basta. Ok? Bene, ma sento, ve l'avevo già detto qui, sento che farete il lavoro sulle proiezioni della luna, quindi sì, ci sono cose vecchie che torneranno a galla, è un nuovo modo di vedere la vita, di proporvi voi agli altri anche proprio. Andiamo a vedere un'ultima, ok? Coraggio, e avevamo la carta della forza diverse volte anche. Allora, vi dice, vivi la vita con coraggio, forza e determinazione, senza paura. Mm? Bene, cari amici del leone, io spero che la lettura, insomma, vi sia stata utile. Potete mettere un like se sì. Se volete supportare il canale potete comunque iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi auguro un inizio 2023 splendido. Vi ringrazio di nuovo di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!